C'è un luogo, a Napoli, dove la pietra non è solo materia, è memoria, dove le stanze non sono solo stanze, ma ferite, un palazzo nobile e imponente, come un vecchio che ha visto troppo. Scricchiola, respira, osserva. Qualcuno dice che la notte, dalle torri, si sentano gemiti. Ma dai, non è possibile. I fantasmi non esistono, giusto? Eppure, nel cuore antico della città, tra piazze e portoni scoloriti, si erge Palazzo Spinelli di Laurino. Il suo cortile ellittico, raro come un enigma scolpito nella pietra, non è solo architettura. È un cerchio perfetto di silenzio e ombre, dove il tempo sembra girare in tondo, senza mai trovare una via d'uscita. Alcuni lo chiamano il palazzo che respira, altri il sepolcro dell'amore. Perché dentro quelle mura, si racconta, vive ancora lo spirito inquieto di Bianca, una giovane donna dai lunghi capelli scuri e l'anima spezzata, condannata a vagare per l'eternità. Il suo amore proibito fu scoperto e il castigo fu terribile. Avvelenata? Murata viva? Nessuno lo sa con certezza. Ma da quella notte il palazzo non ha mai più conosciuto pace. E c'è di più. Si dice che chi osa disturbare il suo riposo, chi deride la leggenda o tenta di svelarne il segreto, venga colpito da una maledizione. Incubi che non finiscono al risveglio, voci che sussurrano anche quando sei solo, e una figura, vestita di bianco, che appare sempre più vicina. Chi era davvero Bianca? Una vittima? Una strega? O la custode di un segreto troppo oscuro per essere rivelato? Questa non è solo una leggenda. Benvenuti nel mistero. Benvenuti a Palazzo Spinelli, dove il tempo si è fermato e la morte non ha mai smesso di parlare. La chiamavano Bianca. Non aveva un cognome, o almeno nessuno che contasse. Era la figlia di un servo. O forse nessuno lo sa davvero. Forse era solo una bambina dimenticata. Una di quelle anime che la nobiltà accoglie per convenienza e poi dimentica come un fazzoletto usato. Ma non Tolberto. Il conte la fece crescere accanto ai suoi figli. Forse per pietà, forse per senso del dovere, o forse perché, fin da piccola, Bianca aveva qualcosa che incantava. Lorenza, la contessa, non ne era affascinata, ne era infastidita, anche se allora ancora non lo sapeva. Poi arrivò la guerra. Tolberto doveva partire. La casa era agitata, ma composta. E in quel giorno, che pareva uguale a tanti, accadde qualcosa. Il conte entrò nella stanza della moglie. Lorenza era seduta, Bianca dietro di lei, a intrecciarle i capelli. Un gesto semplice, intimo, antico. Tolberto si avvicinò, disse addio, ma non a Lorenza. Non solo. Saluto Bianca. Con gli occhi. Non fu un bacio, non fu una carezza, solo uno sguardo. Ma uno sguardo può dire tutto, no? Bianca tremava, aveva le lacrime agli occhi. Forse era solo tristezza, forse era amore. Ma Lorenza vide attraverso lo specchio, e fu sufficiente. Perché la gelosia quando nasce non ha bisogno di prove, solo di sospetti. E quando un cuore ha paura, diventa una gabbia, oppure una tomba. Dice di non aver amato mio marito, così sibilò Lorenza, accecata dalla gelosia, una donna dura, crudele, che il marito non tardò a tradire, non solo con i gesti, ma con il cuore. Duchessa, gelosa, ossessiva, incatenata da un sospetto che le divorava l'anima, gelosa della giovane Bianca, che con la sola dolcezza degli occhi aveva conquistato il duca. Forse senza volerlo. Forse senza neppure saperlo. Ma se piangeva, sussurrò Lorenza, qualcosa doveva esserci. Già, come si giudica il cuore di qualcuno? Con un pianto, uno sguardo o un silenzio troppo lungo? Lorenza non cercava la verità, cercava una colpa e la trovò in un'anima innocente. Lorenza non gridò, non pianse, solo ordinò. Fu allora che ordinò la punizione più crudele. Non la morte, no, qualcosa di peggio. Disse: murate quella ragazza, nella torre, nella sua stanza, che resti lì per sempre, che il tempo la divori, che l'amore che forse ha tradito la seppellisca con le sue stesse ossa. Bianca trovò ancora fiato e disse, con voce ferma, come se sapesse che sarebbe durata più del tempo: famme pure murà viva, ma in allegrezza o in grannezza tu me vi darraie. Una frase come un sussurro, come un coltello, come una maledizione. Da quel giorno nulla fu più come prima. Bianca venne imprigionata quella sera stessa. Nessun processo, nessuna pietà. Fu murata viva. Così non la troverà mai, urlò Duchessa. Nemmeno l'amore potrà salvarla, adesso. Non lo fece per punizione, lo fece per cancellarla, perché il duca, al suo ritorno, non potesse più guardarla negli occhi. Ma non sapeva che l'amore, quello vero, non si seppellisce sotto la pietra. Immaginatela. Le mani che graffiano le mura, le unghie che si spezzano, il respiro che si fa corto. Pare che le sue urla risuonarono per giorni. E poi... silenzio. Cosa avrà pensato negli ultimi istanti? Che era tutto un incubo? Che Tolberto sarebbe tornato per salvarla? O che era stata tradita da chi aveva amato come una madre?
Perché la voce di Bianca non morì con lei? Si fece presenza, si fece profezia, si fece maledizione. Già, ma cos'è una maledizione in fondo? È solo superstizione? Una leggenda da raccontare ai bambini per non farli entrare in soffitta? O forse è una promessa fatta con l'anima, una che nessun muro può contenere? Tolberto tornò, cercò Bianca, ovunque, la cercò davvero. Quando scoprì la verità non disse una parola, né rabbia né lacrime, solo silenzio. Il silenzio, quello che fa più male. Salì in camera, le ordinò di andarsene, per sempre. Cacciò la moglie, le voltò le spalle. Duchessa tentò di spiegare, di difendersi, ma lui non le rivolse più lo sguardo. Qualcuno dice che non la cacciò soltanto, ma che l'abbia maledetta, che le abbia detto: «Hai ucciso ciò che avevo di più puro, ora il palazzo sarà suo, e non tuo». Da allora si racconta che Bianca appaia ancora, 3 giorni prima di un evento, lieve o tragico che sia, vestita di bianco, quando la gioia è in arrivo, una nascita, una guarigione, una buona notizia. Di nero, quando la tragedia incombe come un temporale, un lutto, una malattia, una rovina. Chi l'ha vista dice che non parla, che i suoi occhi sono vuoti, ma profondi come pozzi. Chi l'ha vista non la dimentica, e chi non ci crede sorride. Ma quando i rintocchi della mezzanotte si fanno più profondi, quando la casa sembra trattenere il respiro, quando le candele tremano anche senza vento, allora anche i più scettici si domandano: e se la maledizione fosse vera? E se Bianca ci stesse guardando, proprio adesso? Ma era solo una leggenda, no? Solo parole. E oggi? Oggi Palazzo Spinelli resta vuoto, ma vive. Alcuni giurano di sentire passi nella torre. Altri parlano di pianti notturni o di uno specchio antico che appanna solo quando ci passi davanti. Una guida racconta di una turista che si è messa a piangere davanti a una porta chiusa, senza sapere perché. Qualcun altro ha sentito una voce flebile dire: «Non volevo, non ho fatto nulla». Bianca. Suggestione o presenza? Ma no, i fantasmi non esistono, giusto? Eppure, se chiudi gli occhi e ascolti davvero, puoi sentire qualcosa. Un sospiro nel muro, un battito nel pavimento, un nome sussurrato: Bianca. Forse non è un fantasma, forse è solo il ricordo di un'ingiustizia, di una ragazza che voleva solo esistere, essere vista, amata, magari, o solo compresa. Ma quando la verità non ha voce, rimane, si incolla alle pareti, si insinua nei sogni. E allora dimmi, quante Bianca abbiamo dimenticato? Quante verità abbiamo murato? Perché scomodo, perché troppo fragili per resistere. Palazzo Spinelli è ancora lì, lo attraversano turisti, fotografi, studiosi, ma nessuno resta dopo il tramonto. Pare che ancora oggi Bianca vaghi per le stanze del palazzo e che sia stata vista piangere sulle scale. Certo, qualcuno dice che la storia di Bianca sia nata altrove, tra le nebbie del Veneto, nel cuore della nobile famiglia Collalto. Eppure, qui, tra queste mura napoletane, la sua voce risuona ancora. Forse è la stessa leggenda che ha viaggiato di castello in castello, di specchio in specchio. O forse, più semplicemente, ogni palazzo custodisce la sua Bianca. Perché la gelosia, si sa, non conosce confini. Sì, forse è vero. Forse è là che la sua storia è cominciata. Ma allora, perché il suo sussurro si sente ancora tra le mura di Napoli? Perché a Palazzo Spinelli, quando il vento passa tra i corridoi, sembra quasi che una voce antica ripeta quelle stesse parole? Tu me vi darraie. Forse Bianca non è mai appartenuta a un solo luogo. Forse la sua maledizione viaggia, attraversa i secoli e le città e si posa là dove trova una ferita aperta, un amore tradito, una colpa mai confessata. Napoli non è forse una città che si unisce al dolore, al mistero, all'anima? E se i fantasmi non esistono davvero? Perché allora questa storia ci fa venire la pelle d'oca? Tu ci credi? E se fosse tutto vero? Se senti che anche tu hai conosciuto un luogo dove il passato sussurra, scrivimi nei commenti. E ricorda, non tutto ciò che è stato è davvero finito.